Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Efestad SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 8 novembre 2021. Cos'è Efestad? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Efestad durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Efestad? Efestad è un farmaco a base del principio attivo desluratadina, appartenente alla categoria degli antiallergici antistaminici e nello specifico altri antistaminici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Efestad può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Efestad 5 mg 20 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: EG SpA, società del gruppo Stad Arzmeimmittel AG, concessionario. SF Group SRL, ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A, principio attivo. Desluratadina, gruppo terapeutico. Antiallergici antistaminici, forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Efestad è indicato negli adulti e negli adolescenti di età uguale o superiore a 12 anni per ottenere sollievo dai sintomi associati a rinite allergica, vedere paragrafo 5.1. Orticaria, vedere paragrafo 5.1. Posologia, adulti e adolescenti, a partire dai 12 anni di età. La dose raccomandata di Efestad è una compressa una volta al giorno. Si deve trattare la rinite allergica intermittente, presenza dei sintomi per meno di 4 giorni nel corso di una settimana o per meno di 4 settimane, in accordo con la valutazione della storia clinica del paziente, e si può interrompere il trattamento dopo la risoluzione dei sintomi e ricominciarlo una volta riapparsi. Nel caso di rinite allergica persistente, presenza dei sintomi per 4 giorni o PA nel corso di una settimana e per PA di 4 settimane, si può consigliare ai pazienti un trattamento continuativo durante il periodo di esposizione agli allergeni. Popolazione pediatrica. Esiste un limitato numero di studi clinici che hanno valutato l'efficacia della desluratadina negli adolescenti di età da 12 a 17 anni, vedere paragrafi 4, 8 e 5.1. La sicurezza e l'efficacia di desluratadina 5 mg compresse rivestite con film nei bambini di età inferiore a 12 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. La dose può essere assunta con o senza cibo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o la luratadina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Danno renale. In caso di insufficienza renale grave, desluratadina deve essere usata con cautela, vedere paragrafo 5.2. Convulsioni. Desluratadina deve essere somministrata con cautela in pazienti con anamnesi personale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nel corso degli studi clinici con desluratadina compresse in associazione ad eritromicina o chetoconazolo, non sono state osservate interazioni di rilevanza clinica, vedere paragrafo 5.1. Popolazione pediatrica. Sono stati effettuati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Efestad durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Efestad durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Un ampio numero di dati in donne in gravidanza, PA di 1000 gravidanze esposte, indica che la desluratadina non causa malformazioni o tossicità fetale/neonatale. Gli studi sugli animali non indicano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In base agli studi clinici desluratadina non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti devono essere informati che la maggior parte delle persone non manifesta sonnolenza. Tuttavia, poiché vi ha una variabilità individuale nella risposta a tutti i medicinali, si raccomanda di avvisare i pazienti di non intraprendere attività che richiedono attenzione mentale, come la guida di un veicolo o l'uso di macchinari, fino a che non sia stata stabilita la loro risposta al medicinale.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. In studi clinici condotti su un certo numero di indicazioni, comprese rinite allergica e orticaria cronica idiopatica, sono stati segnalati effetti indesiderati con desloratadina, utilizzata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il profilo degli eventi avversi associato al sovradosaggio, in base a quanto osservato durante l'uso post-marketing, è simile a quello osservato con dosi terapeutiche, ma l'entità degli effetti può essere superiore. Trattamento. In caso di sovradosaggio, devono essere valutate misure idonee per rimuovere il principio attivo non ancora assorbito. Si raccomanda l'adozione di un trattamento sintomatico e di supporto. La desloratadina non viene eliminata con l'emodialisi. Non è noto se può essere eliminata con la dialisi peritoneale. Sintomi. Sulla base di uno studio clinico a dosi ripetute, nel quale sono stati somministrati fino a 45 mg di desloratadina, 9 volte la dose terapeutica, non sono stati osservati effetti clinicamente rilevanti. Popolazione pediatrica. Il profilo degli eventi avversi associato al sovradosaggio, in base a quanto osservato durante l'uso post-marketing, è simile a quello osservato con dosi terapeutiche, ma l'entità degli effetti può essere superiore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antistaminici Euro H1 antagonisti, codice ATC. R06X27. Meccanismo d'azione. La desloratadina è un antagonista dell'istamina non sedativo ed ha lunga durata d'azione, con attività antagonista selettiva per i proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Le concentrazioni plasmatiche della desloratadina possono essere misurate entro 30 minuti dalla somministrazione. La desloratadina è bene assorbita con un picco di concentrazione plasmatica dopo circa 3 ore dalla dati preclinici di sicurezza. La desloratadina è il principale metabolita attivo della loratadina. Gli studi non clinici condotti con la desloratadina e con la loratadina hanno dimostrato che non ci sono differenze qualitative o quantitative. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Isomalto, E953. Amido, pregelatinizzato, mais. Cellulosa, microcristallina. Magnesio ossido, pesante. Idrossipropilcellulosa. Crospovidone, tipo A. Magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Alcol polivinilico. Titanio diossido, E171. Macrogol/PEG. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Efestat a base di desloratadina sono Aerius, compressa rivestita, Aremas, Dasselta, desloratadina Actavis, desloratadina Aurobindo Italia, desloratadina Doc, desloratadina EG, desloratadina Milan Generics, desloratadina Milan Pharma, desloratadina Pensa, desloratadina Sandoz, desloratadina Teva, desloratadina Zentiva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.